Ma la Les Paul con il Floyd Rose è una grandissima innovazione oppure è un'eresia totale? Se vuoi sapere cosa ne penso io, sei nel posto più sbagliato possibile. A me le chitarre piacciono tutte, tranne l'estrato. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e non giriamoci intorno. Oggi parliamo delle chitarre Les Paul che hanno, non svenite, il ponte Floyd Rose. L'ho detto. E solo per il coraggio che ho dimostrato nel dirlo mi merito che lasci like al video e ti iscrivi al canale. E se attivi anche la campanella sarai testimone di tantissime mie prove di coraggio. Su Instagram invece non mi espongo così tanto, quindi se volete vedere una persona che si trattiene a dire cose e poi peggiora la situazione, io vi aspetto. Ora, subito unboxing, vi parlo della chitarra e poi vediamo se queste Les Paul col Floyd Rose hanno veramente senso oppure no. E non sarò da solo a dirlo perché avete letto il titolo, quindi unboxing, su. Io lo so che mentre c'era l'unboxing voi siete già andati nei commenti a insultare le Les Paul con Floyd Rose oppure a insultare me che mi sono addirittura permesso di provarla. Però so anche che da qua in poi mi perdonerete. Hey, what's up, Shape Your Tone community? What's going on? This is Gary Holt from Exodus and formerly from Slayer. Non so se avete capito cos'è successo. Lo abbiamo rifatto. Abbiamo con noi un top player della scena metal mondiale, chitarrista degli Exodus, che poi nel 2011 ha sostituito Jeff Hanneman negli Slayer. Dopo Steve Vai, che trovi qui sopra, benvenuto Gary Holt. È con noi per parlare di una questione che è super delicata. Anche perché io qui parlo di queste cose con i ragazzi di Musical Store 2005 e poi loro sembra che facciano apposta a mettermi in queste situazioni. La chitarra di oggi è una bellissima ESP LTD GH200 e guarda caso è anche la chitarra signature del nostro ospite super speciale. Ho scelto questa perché anche se non è una Gibson Les Paul è strutturata per assomigliargli parecchio per quanto riguarda almeno la forma, ma poi comunque più avanti nel video scoprirete che in realtà è ben diversa e in comune hanno davvero soltanto la forma. È un'evoluzione della LTD Eclipse, la famosissima serie di chitarre LTD in stile Les Paul. Se volete vederne una a modello standard qui sul canale ditemelo qui sotto nei commenti. Allora, parliamo un attimo della chitarra perché ha delle caratteristiche che non sono da sottovalutare. La chitarra è di chiara ispirazione Eclipse, quindi Les Paul, ma qui abbiamo un grandissimo ma. Leggendo la scheda tecnica, che tra l'altro trovate al link in descrizione e che vi consiglio di guardare per capire al meglio la chitarra, possiamo vedere come il corpo di questa chitarra sia fatto in tiglio, che è decisamente diverso dal tipico mogano che ci si aspetta da una chitarra che cerca di imitare la Les Paul. Grazie al corpo in tiglio possiamo anche dire che alcuni dei difetti tipici della Gibson Les Paul sono stati arginati. Sì, perché una chitarra come la Gibson Les Paul, da seduti soprattutto, tende a inclinarsi verso il body e quindi scivolare dalla gamba. Con il corpo in tiglio invece abbiamo meno peso, al contrario di una Les Paul reale, che essendo in mogano è veramente più pesante. Essendo in tiglio, anche la sonorità generale dello strumento cambia, così come il manico che è in acero, decisamente diverso da un manico Gibson. E garantisco che avendolo in mano comunque si sente la paletta che bilancia la chitarra nella posizione corretta. E quindi, anche senza tenerla, la chitarra non scivola. Il manico è in acero con un profilo Thin U, che devo dire personalmente mi ci sono trovato abbastanza bene perché non è piatto, essendo comunque a forma di U, ma resta comunque sottile, essendo appunto thin. Le sensazioni sotto le dita sono davvero gradevoli e dà una bellissima sensazione di comfort, soprattutto se pensiamo per che genere è studiata questa chitarra. È palesemente una chitarra metallara. Per la tastiera abbiamo il Jatoba Roasted con 22 tasti extra jumbo e la scala è esattamente quella di una Gibson Les Paul, per cui una scala corta da 24 3/4. Queste caratteristiche mischiate insieme danno il feeling della Les Paul, perché la scala è corta, i tasti sono 22, abbiamo dei tasti abbastanza grossi che rendono tutte le parti più tecniche da suonare davvero precise, tipo i bending. Se chiudi gli occhi sembra di avere fra le mani una Gibson Les Paul, però dimagrita. E poi vogliamo parlare un attimo dell'estetica, cioè quanto è cattiva. Con questi pick-up ESP LH301 che sono rossi, il metallaro che c'è in me non può che apprezzare. Ma poi sentili. Ora
Ora veniamo alla caratteristica che l'ha fatta arrivare qui oggi sul canale, ovvero questo bellissimo ponte Floyd, che è un Floyd Rose Special. Ora arriviamo veramente al succo del discorso. Perché una persona dovrebbe volere un ponte Floyd Rose su una chitarra che è in stile Les Paul? Intanto pensiamo a chi si rivolge questa chitarra, o in generale a chi si rivolge una Les Paul, anche Gibson tipo le Access, che hanno il Floyd montato. Normalmente gli utilizzatori di Floyd Rose sono nella gran parte dei casi amanti delle chitarre super strat, tipo le Ibanez, e ci sta. Però prendiamo anche ad esempio chi non è amante delle super strat, perché mai dovrebbe rinunciare ad utilizzare Floyd Rose solo perché non gli piace magari la forma o la struttura di quella chitarra. Dobbiamo avere comunque tutti il diritto di avere lo strumento che desideriamo, e se di base ci piace questa chitarra che nella versione standard magari ha il ponte fisso, ma la vorremmo con il Floyd Rose, eccola qui. Se uno poi è anche fan di Gary non c'è neanche bisogno di pensarci. Alla fine comunque è una chitarra che è metal oriented, per cui difficilmente un bluesman se la troverà fra le mani, a meno che non sia una persona super coraggiosa, e allora va bene. Ora te la faccio sentire cercando diversi territori sonori e poi mi dici tu nei commenti qui sotto se questa chitarra secondo te è più versatile di quello che sembra. Il primo suono è fatto con un amplificatore in stile Fender, tenuto abbastanza pulito e boostato con un clone Centaur simulato. Ora invece ve la faccio sentire su qualcosa di più classic rock, per cui metto una bella plexi e vediamo cosa salta fuori a suonarci qualcosa degli AC/DC. Ok, si sta comportando davvero bene, però ora vediamo a spingere un po' nel lead come si comporta. Mi sposto su un amplificatore JCM 800 con un bel boost davanti e una vagonata di delay. Ok, sicuramente più aumenta la distorsione, più la chitarra si comporta meglio, ma anche senza la distorsione, sui suoni puliti, devo dire che rende davvero bene. Poi vabbè, il suo territorio naturale è quello dei metallari, quindi anche se te l'ho già fatta sentire prima, te ne regalo un'altra. Però aspetta, pensiamoci un secondo. Il Floyd su chitarre economiche è super sconsigliato perché potrebbe portare un sacco di problemi, perché mai un'azienda deve decidere di scavare così una chitarra e metterci dentro un ponte che è il Floyd Rose su una chitarra che è tipo Les Paul e soprattutto quasi economica. Gary, ti prego, dimmelo tu per favore. You know what? The philosophy was to create a really good guitar for a really good
bargain price, and I think we totally nailed that. And the 600 is like as good as anything I've ever had, and then the custom's a whole nother ball of wax. It's like comparing a Corvette to a Bugatti. Ok, ha senso. Infatti, anche se questa è la chitarra di fascia più bassa di questa serie, abbiamo un ponte Floyd Rose che è originale, è veramente super stabile, morbido e una volta attaccata alla leva funziona alla grandissima. Quindi, finché si parla di queste chitarre, per me non c'è nessun problema. Si parla comunque di LTD, sono chitarre che da sempre hanno una concezione decisamente più moderna rispetto alle varie Gibson o Fender, per cui ci sta che l'azienda decida di spingere verso quella direzione. Dall'altro lato abbiamo invece un'azienda come Gibson che mette il Floyd sulla Les Paul. Io sono del parere che determinate chitarre abbiano determinate caratteristiche che sono frutto di sviluppo nel tempo. Se ho a che fare con una chitarra Gibson, mi aspetto, anche nelle versioni più nuove, di trovare delle caratteristiche che siano figlie delle scelte fatte negli anni 50 o 60. Ma se ho a che fare con una chitarra storica e l'azienda che la produce propone un'evoluzione che non sia soltanto fine a se stessa, ma che offre un reale miglioramento dello strumento e ne risolve anche qualche difetto, io sono super favorevole. E vi faccio anche un esempio super pratico. Per un periodo Gibson, consapevole della fragilità della loro paletta dovuta all'inclinazione che ha rispetto al manico, ha applicato proprio nel punto di giunzione tra manico e paletta uno spessore che potesse irrobustire quel punto in modo da renderlo decisamente meno fragile. Questo supporto su questa chitarra ad esempio lo troviamo, ma anche su tantissime altre. Tanti tradizionalisti quella scelta non l'hanno presa per niente bene e sinceramente non ne capisco il motivo. Se c'è l'azienda che spinge per togliere dei difetti che derivano da cause strutturali dello strumento, perché dire di no? Ed ecco che puntualmente Gibson è tornata sui suoi passi, proprio per accontentare i suoi clienti, consapevole che comunque il pubblico a cui si rivolgono come azienda che costruisce chitarre è un pubblico che il 90% è di puristi. Ed ecco perché nel 2021 ci ritroviamo ancora chitarre che vengono costruite sulle specifiche di quelle degli anni 50, che va benissimo, ma allo stesso tempo non bisogna lamentarsi dei difetti che possono saltare fuori sulla chitarra. È come se l'Audi facesse una macchina che ha una forma particolare e consuma troppo, poi la migliora con un alettone, dico a caso, che gli cambia l'aerodinamica e la fa consumare meno. Però no, non la voglio perché è brutta e poi continuo a lamentarmi che la mia consuma troppo, capito? Ma un Floyd Rose su una chitarra marchiata Gibson, peggio dell'ananas sulla pizza. E non datemi dell'incoerente, perché il Floyd su una Les Paul non è innovazione e non risolve nessun tipo di problema della chitarra. Se voglio una chitarra col Floyd stile Les Paul, allora preferisco andare su una chitarra che ha tutte le caratteristiche che è stata sviluppata dall'inizio per essere moderna, come potrebbe essere questa LTD. Quindi, se stravedete per una chitarra Les Paul Gibson con il Floyd Rose, per favore iscrivetevi al canale dei Me contro te. Comunque fatemi sapere voi nei commenti questa cosa e occhio a cosa dite, perché oggi ho il ban facilissimo. Però comunque è giusto che tutti, come ho detto all'inizio, possano avere la loro chitarra ideale. E se comunque volete insultare queste persone perché hanno quelle chitarre, potete tranquillamente venire nel gruppo Telegram, il link è in descrizione. E se invece siete voi che avete quelle chitarre, entrate che magari riusciamo a risolvervi il problema. Giuro che nel gruppo abbiamo degli specialisti per queste cose. Comunque, per tornare a parlare di questa LTD GH200, possiamo dire che è sicuramente una macchina da metal ed è ben fatta e si comporta bene anche fuori dal metal. Gary ha davvero ragione a dire che hanno centrato il punto volendo fare una chitarra cattiva, metallara, di qualità, ma accessibile a tantissimi chitarristi. Io non ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 per avermi messo in questa condizione a parlare di questo argomento, che penso sia super delicato, però possiamo anche dire che fra di noi ce la siamo risolta in pace, no? Se foste interessati ad approfondire tutto quello che riguarda questa chitarra, trovate il link in descrizione con la scheda tecnica completa, con tutte le caratteristiche. Ok, abbiamo risolto il mistero e grazie Gary e ciao Gary. Take care. Shape your tone community. All the best. Later. Intanto ditemi qui sotto nei commenti chi vorreste vedere sul canale come prossimo ospite e io vi anticipo che ne arriveranno che non avete idea. Vi dico solo